Buongiorno amici! Come vi avevo promesso, ho esplorato la città in lungo e in largo e oggi, prima dell'inizio effettivo della mia esperienza all'Academy, ho deciso di prendermi questo momento per elencare anche a voi le varie zone della città che ho visitato, per darvi meglio un'idea di che cosa sia effettivamente Los Angeles e dove succeda cosa. Quindi prendiamo la cartina. Dove iniziare? Iniziamo dal cuore della città, Downtown. Allora, Downtown potremmo dire che è un po' il centro economico e il centro sociale di Los Angeles. Bisogna contare che Los Angeles è considerata contea, che contiene al suo interno un sacco di cittadine più piccole. Downtown è forse la città più viva di tutte, più anche di Hollywood. Downtown si divide, diciamo, a district. Il mio district preferito tra quelli che ho esplorato, devo dire che è l'Art District. Sarebbe appunto la zona più artistica, con un sacco di graffiti, un sacco di bei localini. È una zona che ha una vibe molto hippie, molto californiana, però devo dire che ci sta molto. Un connubio perfetto tra la città e l'arte. All'interno di Downtown ovviamente non c'è solo l'Art District, abbiamo anche il Fashion District, che sarebbe quello di moda, presuppongo, anche se io di moda lì non è che ne abbia vista così tanta. Subito vicino al Fashion District abbiamo Little Tokyo, è diciamo la zona dedicata più al Giappone, ai prodotti e ai locali giapponesi, però è veramente carinissima, perché ci sono queste finte pagode all'interno di Los Angeles, nel mezzo della città, nel cuore di Downtown, che salta più all'occhio magari rispetto ad altre zone di Downtown, perché Downtown in sé è bellissima, però comunque una zona molto commerciale, la zona dei grattacieli. I pochi grattacieli di Los Angeles sono tutti concentrati a Downtown, mentre Little Tokyo, pur essendo a Downtown, è una zona che ha un qualcosa di non so che la rende un pochino più antica, più affascinante per certi punti di vista. Un altro edificio che consiglio assolutamente di andare a visitare, se ne ha la possibilità, è il Walt Disney Concert Hall. Io sono riuscita a trovare, più per fortuna che per altro, un biglietto per uno spettacolo e sono andata a vedere Sogno di una notte di mezza estate all'interno della Music Hall. È stato fuori di testa, bellissimo, c'è l'orchestra praticamente davanti a te. Spostandoci da Downtown e scendendo verso la costa, arriviamo nella zona delle spiagge. Quasi tutte le spiagge più importanti di LA sono letteralmente una di seguito all'altra. Si parte con quella più lontana di tutte, che è Malibu Beach. La conosciamo tutti dai tempi di Hannah Montana, quando lei ci viveva sulla spiaggia. Però davvero, questo è come ho scoperto di Malibu. E Malibu è una delle zone più belle di Los Angeles, è la zona un pochino più countryside, potremmo dire. Ci sono queste rocce, c'è questo mare idilliaco che si infrange sulla spiaggia, molto romantico. Spostandoci, ma rimanendo sempre sulla costa, più avanti abbiamo il Santa Monica Pier e il Venice Pier. Allora, l'uno e l'altro di per sé sono distanti, non si può fare Santa Monica e Venice nello stesso giorno. Oddio, si potrebbe anche fare, però non so quanto lo consiglio. Sono in realtà, per le distanze di Los Angeles, relativamente vicini. Santa Monica è diversa da Venice perché è più, diciamo, una zona familiare. Ci sono un sacco di ristorantini, localini per uscire col fidanzato oppure con la famiglia. È una cosa è una zona un pochino più tranquilla, forse anche più turistica, più commerciale. Venice Beach invece, dall'altro canto, è, diciamo, la zona un pochino più hippie, la zona un pochino più eccentrica tra le spiagge losangeline. Ci sono un sacco di piccoli mercatini, di stand sul litorale. Sulla passeggiata di fianco alla spiaggia ci sono un sacco di skater, un sacco di persone, di artisti di strada che si esibiscono, moltissima gente che ti legge a mano, che ti vende il cristallo, l'incenso. Insomma, c'è questa vibe molto più californiana che secondo me rende molto tipica la zona. Ma continuando il nostro percorso, ci spostiamo più in su e ritorniamo verso le colline. E che cosa c'è all'inizio delle colline? Beh, ovviamente Beverly Hills. Beverly Hills, come molti sanno, è una delle zone più in dal punto di vista residenziale della città. Molte persone della industry vivono a Beverly Hills. Beverly Hills è una zona bellissima, quasi surreale. Un minuto prima sei nel centro di Hollywood con un sacco di casino, tantissime macchine, tantissime persone,
anche fuori di testa. Un minuto dopo giri l'angolo e ti ritrovi in questo posto idilliaco con l'erba verdissima tagliata perfettamente, non una foglia fuori posto, tutte le case stupende e diciamo è molto scenica come quartiere, un quartiere molto d'impatto. Proseguendo oltre la zona di Beverly Hills e Bel Air si arriva a Hollywood. Hollywood si divide in zone e ha a tutti gli effetti considerata una città, appunto, come in realtà ogni altro district di Los Angeles, però Hollywood è uno di quelli che è più grande di tutti in quanto a estensione e soprattutto in quanto a concentrazione di persone. Io abito nella zona di West Hollywood, che è forse la zona più popolata e più caotica di tutte quante. È quella dove si trovano moltissimi studios. I vicini di casa mia sono gli ex studios di Charlie Chaplin e dei Muppet. Ha anche una zona un pochino più chic, che sarebbe North Hollywood. North Hollywood è dove c'è anche Rodeo Drive. Sicuramente molti di voi conosceranno questa strada per la famosa scena di Pretty Woman. Julia Roberts cammina giù per Rodeo Drive ed entra in un negozio speranzosa volendo comprare un vestito, ma no, non glielo permettono perché lei non è all'altezza. Beh, non sono mai entrata in una delle boutique di Rodeo Drive perché non me la posso permettere, però probabilmente sì, si comporterebbero esattamente come hanno fatto con lei. Vi terrò aggiornati. C'è un secondary district appunto anche a Hollywood, non solo downtown, e come quello di downtown è la zona un pochino più tranquilla, con quella vibe un pochino più hippie, un pochino più hipster anche, con gli intellettuali che si fermano ai caffè e leggono il giornale o scrivono il loro prossimo copione, sì, perché poi tanto alla fine sai che è quello che fanno, perché qua sono tutti artisti o sedicenti artisti. Soprattutto nella zona di Hollywood, in qualsiasi locale sai che in realtà sono attori che cercano di guadagnare qualche soldo nel tempo vuoto. Che è più che quello pieno, se dobbiamo proprio essere sinceri. Una delle mie zone preferite a Hollywood è Melrose Avenue. Ci sono tutti questi thrift store, questi negozi dell'usato, negozi vintage, e come sapete io ho un'ossessione per il vintage. Attraversiamo il Sunset Strip. Sunset Strip è una delle vie più famose di Los Angeles, di Hollywood, perché, come dice il nome della strada stessa, si vede il tramonto da lì. Il Griffith Observatory è una delle attrazioni principali di Los Angeles, e dove inizia le camminate per poi arrivare effettivamente alla collina con scritto Hollywood, che tutti noi conosciamo, forse anche meglio della città stessa di Los Angeles. E mi spiace rovinare i sogni a chi sta pensando di farsi una foto davanti alla scritta Hollywood, però no, partendo dal Griffith Observatory si arriva sulla scritta vera e propria e non si riesce a ottenere una bella foto. Quindi se state cercando di farvi la classica foto davanti alla scritta Hollywood, non andate a farvi la camminata che parte dal Griffith, perché rimarrete delusi. Andate sul Runyon Canyon, lì c'è una bella vista. Bene, questa era ciò che ho visitato di Los Angeles. L'Academy inizierà fra qualche giorno e io finalmente conoscerò i miei compagni e saprò che cosa ne sarà del mio destino, del mio futuro e della mia vita. Se insomma, se questa cosa vi ha in qualche modo interessato, se vi va ancora di sentirmi parlare all'infinito, mettete un like e vi terrò aggiornati. Look, Simba, everything the light touches is our kingdom.